Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di canone speciale RAI per le aziende, i ristoranti, gli alberghi e i liberi professionisti. Insomma, tutti i titolari di partita IVA. I titolari di partita IVA sono tenuti a pagare il canone della RAI? E poi ancora, se hai già pagato il canone per l'abitazione, occorre pagarlo anche per la partita IVA? Ormai è dal 2016 che per i privati il canone RAI viene addebitato direttamente con la bolletta della luce, mentre invece chi ha un'azienda oppure è titolare di una partita IVA continua a riceverlo con una lettera a inizio anno che comunica l'importo da pagare e insieme ci trova anche un bel bollettino postale. Allora, cosa succede? Che tanti privati che hanno già pagato il canone RAI per la propria casa continuano a ricevere il bollettino da pagare anche per l'azienda? Dato che il canone è considerata un'imposta, vorrei solo aprire una parentesi per far notare la differenza delle parole. Si chiama canone RAI e non imposta RAI. Chiusa parentesi. Siccome il canone RAI devono pagarlo tutti quelli che all'interno del locale hanno un televisore o una radio, purtroppo capita che bisogna pagarlo due volte. Ora ti spiego un po' in dettaglio la legge e anche come fare per non pagare il canone RAI. Chi non deve pagare il canone RAI? Ci sono alcune categorie di aziende o enti che non devono pagare il canone e sono enti assistenziali, le scuole, enti culturali pubblici no profit, centri sociali diurni per anziani tipo la Bocciofila o il centro anziani del paese, che ovviamente non sono da confondersi con le case di riposo. Da quello che si capisce in pratica, sono tutte quelle associazioni o enti che si occupano di intrattenere o dove si fa anche un po' di cultura. Come ho appena detto, tutte queste aziende o istituzioni o centri sociali non sono obbligati al pagamento del canone RAI, ma per essere esentati devono fare una particolare richiesta alla RAI. E se lavori in casa, devi pagare il canone RAI due volte? Capita sovente che i liberi professionisti oppure i piccoli imprenditori lavorano in casa oppure da casa e quindi hanno l'ufficio all'interno dell'abitazione. Quindi è quasi normale avere il televisore all'interno della casa e quindi devono pagare il canone RAI due volte, uno per la casa e uno per l'ufficio? In questo caso il canone RAI deve essere pagato solo se il televisore in casa, oltre che per la casa e la famiglia, viene usato anche per l'azienda o per l'ufficio. Questo purtroppo vuole dire che bisogna pagare il canone due volte. Se hai un tablet, un computer o un cellulare, devi pagare il canone RAI? Il Ministero delle Comunicazioni ha detto che bisogna pagare il canone RAI per tutte le apparecchiature che emettono barra ricevono onde radiotelevisive del segnale terrestre o satellitare, utilizzando un'antenna radiotelevisiva. In pratica stiamo parlando della classica antenna attaccata al tetto della casa, che poi non è tanto diverso dal discorso di tutti quelli che hanno in casa il vecchio CB, quell'apparecchio che si usa per parlare sfruttando le onde radio. Questo vuol dire, in poche parole, che tutti i computer,
tablet o cellulari, anche se sono collegati alla rete di internet, non sono obbligati al pagamento del canone RAI, anche se riescono a vedere e ascoltare i programmi della radio o della televisione usando internet. L'importante è che non siano collegati ad un'antenna di ricezione radiotelevisiva. Attenzione però, perché se acquisti un sintonizzatore del segnale radiotelevisivo, che solitamente è un apparecchietto da collegare alla porta USB del computer e lo colleghi appunto al tuo computer, allora sarai poi obbligato a pagare il canone RAI. Quindi fai molta attenzione a cosa acquisti. Quando pagare il canone RAI? La legge dice questo: devono pagare il canone speciale RAI tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare o che li impiegano a scopi di lucro diretto o indiretto. Tuttavia, con una nota del 22 febbraio del 2012, il Ministero delle Comunicazioni ha precisato che cosa si deve intendere per apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Ti spiego quindi cosa vuol dire: che devono pagare il canone RAI tutte le apparecchiature che hanno un sintonizzatore per la ricezione del segnale terrestre o satellitare di radiodiffusione dell'antenna radiotelevisiva. Con quel messaggio, infatti, il Ministero ci fa capire che se un apparecchio TV, una radio, un computer ha il sintonizzatore, allora il canone è da pagare, a prescindere dall'uso che si fa con quell'apparecchio. Ora ti do un consiglio. Devi controllare se gli apparecchi che usi nel tuo ufficio o nella tua azienda o nel tuo albergo, bar o ristorante hanno il sintonizzatore. Dopo capirai perché. Di conseguenza, il canone speciale RAI è da pagare quando gli apparecchi hanno il sintonizzatore e quindi sono abilitati alla ricezione del segnale radiotelevisivo, mentre se non ce l'hanno non devono pagare il canone RAI. Cosa fare per non pagare il canone speciale RAI? Quando l'imprenditore o il libero professionista o il titolare di partita IVA riceve un bollettino da pagare da parte della RAI, bisogna fare un po' di attenzione e se non si è in possesso di nessuna televisione o radio all'interno del locale o dell'ufficio, bisogna mandare immediatamente una disdetta dell'abbonamento, allegando anche una autocertificazione dove si dichiara che non ci sono apparecchi radiotelevisivi che ricevono il segnale della RAI. Infatti, dal 2016 bisogna inviare alla sede regionale RAI di competenza della propria zona questa comunicazione di disdetta del canone speciale RAI con raccomandata con ricevuta di ritorno. Sappi inoltre che se hai bisogno di aiuto nella compilazione della tua domanda di disdetta, puoi tranquillamente contattare il mio ufficio. Nella info box qui sotto trovi tutti i riferimenti per contattarmi, oppure puoi anche visitare il mio sito internet. Ci sono delle sanzioni o delle multe se non paghi il canone RAI? Tutti i titolari di partita IVA, che siano aziende o che siano liberi professionisti, sono obbligati al pagamento del canone della RAI
Ed in più, se ci sono dei ritardi, devi sapere che ci saranno anche degli interessi e anche una sanzione che può andare da 103 euro fino a 516 euro. Quando scade il rinnovo? Il pagamento del canone speciale RAI può essere fatto in diversi modi e ti faccio un piccolo elenco. Pagando tutto insieme entro il 31 gennaio di ogni anno, in rate semestrali con due scadenze, una al 31 gennaio e una al 31 di luglio, oppure in rate trimestrali con queste scadenze, 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. Ovviamente il pagamento può essere fatto o con bollettino postale sul conto corrente numero 2105 oppure direttamente con un RID addebitato sul conto corrente in banca. Devo farti notare inoltre che se la tua attività è un'attività stagionale che magari è aperta solo 4 o 5 mesi all'anno, come capita spesso per i negozi che sono nelle località di mare oppure gli alberghi di montagna, dovrai pagare il canone RAI per tutto l'anno, purtroppo. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale su YouTube e di seguirmi su Instagram, di visitare anche il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!